Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, questo video guardatelo perché sono sicuro che vi piacerà. Molti lo stavano già aspettando perché ne avevo parlato nelle dirette anche su Instagram, e mi raccomando seguitemi su Instagram perché metto sempre le anteprime di quello che sto testando e che sto per pubblicare. Ma molti di voi potrebbero anche non aver mai sentito parlare di un dispositivo del genere e oggi potrebbero scoprire che magari è assolutamente perfetto per quello che devono controllare. Parlo nello specifico di questo dispositivo, si chiama MOX Track. Che cos'è MOX Track? Innanzitutto lo chiamerò MOX, che è più veloce. È un localizzatore GPS da montare su qualsiasi mezzo a batteria, adesso ne parleremo meglio. Serve a darvi un sacco di notifiche, un sacco di allarmi, insomma ce n'è veramente, ragazzi, che non avete idea. E ovviamente, essendo un GPS, tiene traccia di tutti i percorsi e vi dà sempre la posizione del mezzo su cui lo installate. Ma prima di andare avanti col video, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Ci va un attimo, basta fare 2 clic, non vi costa nulla e mi fareste un grosso favore. Ora vi faccio un attimino di pippone sulle caratteristiche e tutto quanto per farvi capire bene di cosa stiamo parlando, o almeno ci provo. Dunque, intanto parliamo di un dispositivo che potrei quasi definire a livello di quelli professionali, perché parliamo di un prodotto che costa, ragazzi, 119 euro, che sono già pochi per un dispositivo del genere, e avrete un anno di servizio incluso, perché questo dispositivo, oltre ad avere GPS integrato, ha una SIM dati sempre connessa che funziona in 100 paesi del mondo, quindi se lo usate in Italia o se uscite dall'Italia continua a funzionare regolarmente, avete copertura e non dovete aggiungere nessun importo. Parliamo di importi: dopo i 119 euro di acquisto iniziale, nei quali avete quest'anno compreso, ci sarà poi un canone annuale che sarebbe di 49,90 euro all'anno, e parliamo di poco più di 4 euro al mese, ma informatevi pure, altri competitors che danno servizi del genere prendono delle cifre, ragazzi, che non avete neanche idea. Ci sono aziende che spendono un capitale per il controllo della flotta, per esempio. Questo è un dispositivo che è perfetto sia per l'uso privato, dopo lo analizziamo meglio, che perfetto anche per gli utilizzi professionali e quindi aziendali, e vedremo meglio anche questo. Il costo di 49,90 euro addirittura scende a 39,90 all'anno se attivate una modalità di rinnovo automatico. Cosa succede se decidete di non pagare più l'abbonamento? Resterà lì, diciamo, in stand by. Questo per spiegarvi cosa: che questo dispositivo non l'hanno costruito, non l'hanno inventato loro, è un'azienda che ha preso un dispositivo già fatto che si chiama Teltonika FB920, ve lo vende con un anno di servizio compreso e lui sarà sempre di vostra proprietà, quindi potreste anche un giorno decidere di non usare più questa azienda come appoggio per il servizio, ma svincolarlo da MOX e trasferirlo ad un altro gestore che possa offrirvi altri servizi. Se un giorno l'azienda MOX fallisse, il dispositivo rimane vostro, continua a funzionare e voi potreste abbinarlo ad un altro ente. Vi metto a video 2 caratteristiche tecniche, le leggiamo insieme. Dunque, è molto piccolo, ma questo lo vedremo dal vivo. Monta un GPS, il GLONASS, il Galileo e Beidou con una precisione inferiore ai 3 metri. Dove potete montarlo? Potete montarlo su qualsiasi dispositivo che abbia una batteria compresa tra i 6 e i 30 volt, quindi autovetture, motociclette, camion, furgoni, monopattini, bici elettriche, insomma tutto dove abbiate una tensione del genere potete montarlo, anche perché è stato progettato per avere un consumo bassissimo. Sul 12 volt, tanto per avere dei riferimenti, consuma da 2 a 25 mAh, che sono, ragazzi, veramente un'eresia, e soprattutto quando è, tra virgolette, in stand by con veicolo non in moto ha il consumo minore. È stato progettato apposta per quello, quindi non abbiate paura che vi tiri giù la batteria. Tra l'altro, quando la batteria scende vi avvisa. Resiste a livelli di umidità anche alti perché ha un box completamente sigillato, certo non può essere messo a mollo, ha un range di temperature anche abbastanza ampio ed è IP54. Vi farò poi vedere che oltre a tutto il discorso del GPS è un'app che funziona veramente bene, ma tutto questo, ragazzi, non ve lo sto dicendo perché mi hanno pagato o perché me l'hanno mandato gratis, ve lo sto dicendo perché me l'hanno sì mandato. Ne sto parlando così, diciamo, entusiasta, non so se si percepisce, perché è una bomba, cioè veramente io non pensavo, e considerate che a me non serve moltissimo perché vi farò vedere che lo installerò sul mio furgone che guido solo io, quindi non mi interessa più di tanto sapere i percorsi e robe varie, non lo sfrutto neanche tanto, ma mi dà comunque già un sacco di informazioni utili e soprattutto penso al potenziale che può avere in ambito professionale, quindi parlando di flotte aziendali. Lì diventa, secondo me, necessario. Io
infatti ho tanti amici e collaboratori che mi chiedevano prodotti del genere e adesso che esco con questo video lo so già che mi stresseranno. Ma ha un utilizzo anche secondo me eccezionale in ambito familiare, perché la macchina del figlio neopatentato che volete controllare dove va, quando l'accende, quando la spegne, se supera una velocità massima, insomma tutte cose che a noi genitori stanno a cuore, ma potete anche controllare i movimenti della moglie. Insomma, io non voglio dare idee strane, però ha molto potenziale. Vi farò vedere che ha un sacco di notifiche personalizzabili e vedremo anche che è predisposto per avere delle uscite, per impostare dei blocchi, eccetera eccetera. Comunque, bando alle ciance, vi volevo spiegare un attimino il tutto prima di farvelo vedere. Ora ve lo faccio vedere e poi vi faccio vedere come l'ho installato sul mio furgone. Eccolo qui, arriva in una scatolina veramente piccola. Questa è già l'anteprima del dispositivo. Tutte le caratteristiche di cui abbiamo appena parlato. A bordo c'è una SIM internazionale con il traffico incluso. Possiamo scaricare l'app dal Google Play o dall'App Store. Come dicevo prima, se volete provarlo potete scaricare l'app MoxTrack in versione demo usando questo account demo@mox.it password demo per valutare tutte le caratteristiche interessanti dell'applicazione. Eccolo qui, c'è veramente poco che è lo stretto necessario, scatola di cartone che comunque protegge perfettamente l'elemento elettronico, semplicemente abbiamo due fascette per l'installazione e il nostro dispositivo. L'unica nota importante è qua sotto viene scritto di posizionare il versante opposto verso il cielo, quindi va messo in questo modo. Dietro abbiamo tutte le caratteristiche, la ditta produttrice, le tensioni di alimentazione e abbiamo lo schema di cosa sono i 5 fili. Il rosso è il positivo di alimentazione, il nero è la massa e poi abbiamo 3 fili che sono giallo, grigio e bianco che adesso andremo ad analizzare. Vengono subito specificate nel manuale 2 o 3 nozioni importanti. Dunque, come vi dicevo prima, questa è la parte che va rivolta verso l'alto. Viene raccomandato poi di posizionare il dispositivo più o meno a metà cruscotto nella parte alta, che è la zona dove meglio riceve il GPS. Bisogna fare attenzione a fare un'installazione che non interferisca con eventuali dispositivi di sicurezza, possibilmente tenendolo lontano da lamiere che attutiscono il segnale. L'installazione consigliata è quella a 3 cavi. Cos'è un'installazione a 3 cavi? È un'installazione con positivo batteria, negativo batteria e un positivo sottochiave. Quindi i 3 fili che useremo in questa condizione sono rosso positivo batteria, nero negativo batteria e giallo positivo sottochiave. Questa è l'installazione consigliata che ci dà molte più informazioni. In alternativa possiamo procedere con l'installazione a 2 fili, quindi solo rosso e nero, che sono positivo e negativo batteria. L'azienda consiglia e Massidattoli raccomanda di installarlo a 3 fili, quindi sono positivo, negativo e soprattutto il consenso che arriva dal quadro quando fate accensione. Ora, se siete in grado di fare l'installazione molto bene, altrimenti dovete rivolgervi a un professionista che può chiedervi una cifra variabile che può essere secondo me 50-100 euro, caschiamo lì. Con 200 e qualcosa euro, se avete l'esigenza di questo prodotto, ve la cavate. Attenzione, perché a fine anno dovrebbero anche presentare la versione che si inserisce nella presa diagnosi OBD, che non necessita di nessuna installazione, e magari faremo un video poi anche su quella se me lo mandano. Mentre il filo bianco è un'uscita opzionale. Quest'uscita consente sostanzialmente di installare un relè opzionale, un relè che in questo caso prenderebbe il positivo diretto dalla batteria e che avrebbe in questo caso il filo bianco che va a dare una massa alla bobina del relè per accitarlo e fare varie funzioni, tra cui una potrebbe essere il blocco del motore. Perfetto, ora vado a installare il dispositivo sul mio furgone. Vi faccio vedere velocemente come ho proseguito nel montaggio per darvi uno spunto. Con un multimetro ho individuato un 12 volt sempre presente, quindi anche senza il quadro inserito, e ho scelto poi come sorgente di alimentazione per il sottochiave un accendisigari, che poi in realtà è diventato un caricatore USB nel mio caso, dopo aver verificato di avere una massa e un 12 volt sottochiavi. Ho poi smontato il vano portaoggetti per avere accesso alla parte del cruscotto e ho quindi scelto la posizione più alta possibile, cercando di non intralciare il movimento di inserimento del vano portaoggetti e cercando di sfruttare anche i passaggi cavi presenti sulla sinistra. Vedete che il dispositivo rimane perfettamente ancorato, ho usato un biadesivo molto potente e ho poi proseguito cercando di far passare tutti i cablaggi. Per far passare i cavi consiglio di usare una canalina plastica, un qualcosa che possa proteggere i fili da lamiere, spigoli o bordi taglienti, perché è un attimo fare danni. In seguito ho effettuato
effettuato i collegamenti da vero elettricista e il risultato finale è il dispositivo montato con i cavi, mi raccomando, ben ancorati per evitare movimenti, vibrazioni e fastidi vari. E alla fine ho messo un semplicissimo rubacorrente per non tagliare il cablaggio originale e per collegare il famoso filo del 12 volt sempre presente. Il tutto va poi richiuso con un nastro telato o un qualcosa che protegga i cablaggi come era in origine. Dopo averlo installato dobbiamo scaricare l'applicazione che si chiama MOX Track. La cerchiamo, questa qui col simbolo del GPS e l'onda, e la installiamo. Perfetto, una volta installata l'app la apriamo, diamo tutti i consensi per accedere alla posizione del dispositivo, accedere ai contenuti multimediali. Arrivati a questo punto bisogna creare un account. Ottime notizie, il tuo account è stato creato correttamente. Per te. È arrivata l'email di conferma registrazione, nessun dispositivo, aggiungine uno, quindi clicchiamo aggiungi dispositivo, serve l'etichetta, quindi non c'è modo di fare una foto ma bisogna segnare a mano l'email e il seriale, scegli un nome e l'icona per il tuo dispositivo, icona del dispositivo possiamo scegliere diverse forme, io metterei Van, nome del dispositivo, io lo chiamo Berlingo, continua, scegli gli avvisi da ricevere, abbiamo taglio cavi, avvisa se il dispositivo viene scollegato o non riceve più energia, quindi può anche servire per eventualmente segnalare un decadimento improvviso della vostra batteria. Interferenza di segnale jamming vuol dire se c'è una forte interferenza, quindi se c'è qualcuno che sta tentando di oscurare il segnale, se viene rilevato il traino o il sollevamento, avvisa quando il mezzo viene acceso o spento e io lo attivo. Poi ci sono delle impostazioni avanzate, qua si può impostare se il rilevamento avviene perché effettivamente abbiamo collegato il filo di accensione o se dobbiamo attivare l'accelerometro. Noi scegliamo, in questo caso con installazione a 3 fili, il mezzo è acceso quando c'è tensione su DIN 1, quindi positivo sotto chiave. Questo del RPM non ci interessa e questo del voltaggio del valore neanche, quindi se non riuscite a fare il collegamento a 3 fili, in alternativa potete attivare il rilevamento con l'accelerometro, l'RPM richiede un accessorio o il voltaggio della batteria supera un valore, quindi lui sente quando l'alternatore inizia a girare, ma questi non vengono considerati dal produttore come metodi sicuri. Uscita digitale collegata su D-Out 1 non ce l'abbiamo, concludo installazione. In ogni caso, in fase di installazione vi ricordo che c'è il supporto diretto dell'azienda via email, via telefono e via WhatsApp, disponibili da lunedì a venerdì in orario di ufficio, festivi esclusi. Perfetto, dopo neanche un minuto il dispositivo è stato aggiunto, stiamo contattando il tuo dispositivo, appena possibile verrà mostrata la posizione corretta sulla mappa. Riceverai una notifica quando è tutto pronto. Abbiamo intanto ricevuto delle notifiche, configurazione completata, abbiamo ricevuto un'email, email dell'attivazione del Berlingo aggiunto ai dispositivi e della configurazione completata. Poi abbiamo qua delle notifiche push, abbiamo configurazione completata e poi abbiamo accensione disinserita alle 20:45. Perfetto, chiudiamo tutto. Appena apriamo l'applicazione, la prima cosa che fa è andare a notificare sulla mappa dove si trova il nostro furgoncino Berlingo. Abbiamo qua una campanella con le notifiche, configurazione completata, accensione disinserita. Chiudiamo le notifiche, possiamo anche cancellarle per non tenere tutta la cronologia e avere solo le nuove notifiche. Vedete che mi dà di preciso la posizione del nostro Berlingo. Se clicchiamo nel dispositivo, le informazioni che ci dà sono che è online, ci dà la posizione con latitudine e longitudine, la velocità, la direzione, l'altitudine, lo stato fermo e il contachilometri 0 km. Proviamo a fare quadro, vedete che mi dà sempre velocità 0, direzione bussola uguale, stato fermo, però accensione acceso. Proviamo a spegnere il dispositivo, arriva la notifica, l'accensione è stata disinserita alle 21:16. Ci dà anche il voltaggio della batteria, che è una cosa molto comoda. Non mi resta che usarlo un po', fare un po' di strada e vedere come si comporta nei tragitti. Dopo aver attivato il vostro account vi arriverà poi un bellissimo messaggio su WhatsApp che vi darà il benvenuto e vi dirà grazie per aver attivato MOX e tutto quanto, vi ricorda dove scaricare l'app, vi dà subito delle informazioni, potete stare tranquilli sul consumo, la possibilità di attivare una chiamata oltre alle notifiche alle email, questo lo devono attivare loro, ma lo fanno su vostra richiesta subito e gratuitamente. Un'altra funzione importante è la sincronizzazione del contachilometri, se gli date i chilometri col veicolo fermo in tempo reale
quale vi aggiornano il chilometraggio nell'app e quindi da lì in poi ce l'avrete sempre sotto controllo. Vi ricordano l'assistenza sempre presente in orario d'ufficio, su WhatsApp è la più comoda e la più veloce, ma se preferite potete anche telefonare, mandare SMS o email, quindi assistenza a tutto tondo. Io ho chiesto velocemente come funziona il discorso delle chiamate, mi hanno detto che è un servizio gratuito, l'importante è non rispondere alla chiamata. Quindi come funziona? Vi arriva la chiamata, voi sapete che sono loro, vi memorizzate il numero e andate subito nell'app a guardare nelle notifiche cosa sta succedendo. Dopodiché, come vi ricordano loro, dentro l'app potrete gestire su tutte le notifiche e gli allarmi quali vi devono mandare anche la chiamata. Ora abbiamo visto il funzionamento e tutto quanto, tutto fantastico, proviamo ancora sta cosa delle chiamate, così vi ho fatto vedere anche questa. Provo ad attivare la chiamata sull'accensione del mezzo, vado ad accenderlo e vediamo cosa succede. Ok, telefono acceso, veicolo spento. Finché non inseriamo la chiave ovviamente il MOX non si attiva e non rileva l'accensione. Accendiamo il mezzo e vediamo cosa succede. Vedete? Mi sta arrivando una chiamata, io attacco, adesso memorizzo quel numero, so che sono loro e intanto mi arriva anche la notifica. Vedete? Berlingo, accensione inserita alle ore in tale data. Quindi adesso cosa faccio? Prendo questo numero di telefono che mi ha appena chiamato, lo aggiungo alla rubrica e lo chiamo MOX allarme. Voilà. E adesso ho il numero memorizzato, ho attivato solo alcune condizioni per cui mi deve mandare la chiamata, ma so che quando leggo MOX allarme devo subito andare a controllare nell'applicazione per sapere perfettamente com'è la situazione. Ho provato ad attivare anche tutte le opzioni di sterzata brusca eccetera al massimo livello, è molto sensibile, quindi già solo in una guida un po' allegra inizia a inviare notifiche, ma lì potete poi tararlo in base alle vostre esigenze. Ho provato a simulare il tagliocavi staccando la batteria e funziona perfettamente. Ho provato anche comunque a simulare un impatto o un sollevamento agitando il furgone tenendo la sensibilità alta e funziona perfettamente. Quindi tutte opzioni attivabili o meno che in base al livello di sensibilità che viene impostato potrebbero diventare magari troppo invadenti, quindi basta trovare il livello con cui più vi trovate bene. Vi faccio vedere velocemente tutto quello che potete consultare in ogni momento nell'applicazione. Nella home trovate appunto la posizione del vostro dispositivo e la lista di tutti i veicoli che avete nel vostro account. Apro il mio Berlingo, vedete che nelle impostazioni mi dà subito lo stato online, la qualità di ricezione del GSM e il numero di satelliti. Calcolate che in questo momento è chiuso in garage. Veicolo spento, voltaggio batteria perfetto e il contachilometri che adesso è aggiornato. Poi qua sotto in mezzo troviamo lo storico. Abbiamo lo storico degli eventi, quindi comunque gli eventi rimangono tutti in memoria. Già in base al tipo di notifica avete un feedback visivo con un'icona che vi suggerisce se è una cosa grave o una cosa normale. La memoria va molto indietro. Poi sopra possiamo andare a vedere i viaggi e vedete che vi dà tutte le sessioni in cui il veicolo viene acceso e spento. Ad esempio questa di 46 km, quindi durata 35 minuti dalle 14:47 alle 15:23 del 15/10/2021, quindi vi dà già tutti i dati di quel viaggio. Se andiamo ad aprirlo, sulla mappa vi esce il tragitto che potete consultare facendo uno zoom sulla mappa e vedere tutto il percorso che è stato fatto fino alla singola svolta nella stradina. Questa cosa è secondo me fantastica. C'è poi a destra anche tutto lo storico delle posizioni, insomma un controllo che direi abbastanza completo, no? Non volevo fare un video di 45 minuti per farvi vedere tutto quello che può fare, vi ho dato diciamo una infarinata di tutte quelle che sono le sue caratteristiche, ma vi dico ragazzi adesso ce l'ho montato già da un po', spettacolare. Se avete quindi qualche domanda aggiuntiva non esitate a farmela qui nei commenti o alla mail assistenza@massidattoli.it. Come avete visto avete un supporto fantastico da parte dell'azienda, sono gentilissimi, potete chiedergli su WhatsApp tutto quello che volete, vi risponderanno senza nessun problema. Prodotto non top, dovrei trovare un termine migliore, comunque stra consigliato. Dove comprarlo vi lascio il link di Amazon e anche del sito diretto del produttore, non cambia nulla a livello di prezzo. Se avete dei buoni o vi trovate più comodi a comprare con Amazon lo prendete lì, se non vi piace lo rimandate indietro. Se volete prenderlo dal produttore potete comprarlo e avete un mese di prova, quindi potrete anche poi
restituirlo e essere rimborsati. Se non vi è bastato quello che avete visto nel video, potete scaricare dal sito la demo dell'app per provarla prima di acquistarlo. Insomma, non so cosa si possa chiedere di più. Se il video vi è piaciuto, un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi sul canale Telegram dove metto sempre i link dei video e dei prodotti e tutto quanto, ma ancora più importante vi consiglio di seguirmi su Instagram perché metto sempre le anteprime di quello a cui sto lavorando, quindi sapete già se tra 1 o 2 settimane esce un video che vi può interessare particolarmente. Io vi dico solo grazie e ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!